The benefactor, the respected person, is a very good place to linger, to get momentum in the practice, especially if it's a category that you really relate to. E il benefattore è una categoria molto adatta per mettere in moto, diciamo, questo processo, soprattutto se è una persona a cui vi sentite ben connessi. So, the next category being the dear person. La categoria successiva è quella della persona cara. These people are close to us, we know them well. Si tratta di persone che ci sono vicine, che conosciamo bene. Not, as I said in the talk last night, not a partner. E come ho detto già ieri, non si tratta di un compagno. But a dear friend or a much loved family member. Può essere un amico caro o una persona amata della famiglia. With whom you have a warm and completely uncomplicated relationship. Una persona con cui avete un rapporto di cuore e totalmente, completamente privo di complicazioni. And it's this uncomplicated part that's really important. Ed è proprio questa parte dell'assenza di complicazioni che è la più importante. So they shouldn't be somebody with whom you sometimes have little challenges. Quindi non deve essere qualcuno con cui ogni tanto vi trovate un po' in conflitto, con cui ci sono piccoli attriti, diciamo. Nor should they be somebody who is dealing with something really difficult. E non dovrebbe trattarsi neanche di una persona che stia affrontando qualcosa di davvero difficile. Because that will pull your mind in another direction. Perché questo porterà la vostra mente in un'altra direzione. So they should be somebody who's experiencing no difficulties and with whom you have a really good relationship. Quindi deve essere qualcuno che in questo momento non sta attraversando delle difficoltà e con cui siete in un buon rapporto. I was working with this category this morning as an example, and a very dear friend of mine has just gotten onto an airplane and landed this morning in Ladakh, and I'm so happy for her. So it was very easy to radiate loving kindness in that situation. E questa mattina, per entrare un po' nel clima, ho proprio fatto la pratica con una persona, una mia amica cara, che questa mattina ha preso l'aereo e che comunque stava atterrando stamattina in Ladakh. Ero molto felice per lei. È stato quindi davvero facile irradiare gentilezza e gioia nei suoi confronti. Yeah. So all of these four boundless states, metta, karuna, mudita, upekkha, are closely related. In this category, you want to, if you have a choice between two friends, one who is experiencing difficulty, the other is experiencing good fortune, go to the mudita side of the story. I quattro stati incommensurabili, metta, karuna, mudita e upekkha, sono molto collegati l'uno all'altro. Quindi per oggi, se per esempio avete due amici a cui vi state pensando, uno che è in una condizione un po' di difficoltà e l'altra che sta bene, entrate più in connessione con l'aspetto mudita, cioè la gioia compartecipe. Because metta that inclines to suffering is compassion, but this takes a lot of strength of heart to maintain balance at first. Perché la metta che inclina verso la compassione richiede più energia da parte del cuore, più continuità, quindi è un po' più difficile da mantenere a lungo. Whereas metta that inclines to good fortune is much lighter. Mentre la metta che tende a uno stato di buona sorte è più leggera. Provided there is no envy or jealousy. Sempre so che, be careful about that too. Sempre che non ci sia, che non sia presente dell'invidia, della gelosia. E questo
a questo aspetto dovete prestare attenzione. So there are many places, because we know these people well, there are many possible places where things can get complicated. E sappiamo bene come le cose possano facilmente complicarsi. And really this is the beginning of the purification. Ed è in realtà qui che inizia poi davvero la purificazione. So if things emerge as you're practicing into the mind and heart that surprise you, this is a sign the practice is working. Quindi se durante la pratica dovessero emergere nella mente e nel cuore degli aspetti un po' sorprendenti, che vuol dire che la pratica sta andando nella direzione giusta. And just remember, whatever one frequently thinks and ponders upon, that will become the inclination of their mind, what the Buddha said. Quindi ricordatevi ciò che abbiamo detto, ha affermato il Buddha, cioè che le cose su cui noi riflettiamo e incliniamo più a lungo la mente sono quelle che poi diventano un'abitudine mentale. So the practice here is to acknowledge and hold whatever is arising, but not to go into the middle of it, not to feed it in any way. Quindi in questo caso la pratica è prendere atto, rendersi conto, ma in un'accettazione di ciò che sta emergendo, ma senza alimentarlo. Acknowledge and continue to cultivate the loving kindness. Prendere atto, riconoscere e poi continuare ad alimentare la gentilezza amorevole. So it really feels like holding everything in a very large field of kindness. E quindi è proprio un po' come abbracciare, contenere tutto ciò che si presenta in un campo di gentilezza. And of course, as I said last night, be aware if the near enemy of metta arises, which is attached love. E come ho detto ieri sera, prestate attenzione, notate se per caso dovesse presentarsi quello che ieri sera ho chiamato il nemico prossimo, cioè l'amore intriso di attaccamento. This is the primary thing that gets purified in this particular category. Ed è proprio questo che viene purificato in questa particolare categoria. And if it arises, don't push it away. Don't try to suppress it. Se si dovesse presentare, non cercate di respingerlo, non cercate di reprimerlo. Those two things are just indirect ways of feeding something. Perché entrambe le cose sono un modo indiretto per alimentarlo. And don't feed it directly by really kind of reveling in that. Al tempo stesso non lo alimentate, non lo nutrite, crogiolando nei pensieri collegati a questo. Simply acknowledge it, briefly feel it with mindfulness and kindness, and incline the mind to loving kindness, using that same phrase that you've been using. Quindi prendetene atto, riconoscetelo, soffermatevi sopra per qualche istante, avvertendone la consistenza, il sapore, però poi inclinate la mente e il cuore alla gentilezza amorevole attraverso le frasi. We're human beings and it's really natural we feel these things. In our conventional life this is normal. Siamo esseri umani e quindi è del tutto normale che questo accada in quella che è la nostra vita convenzionale. So don't try to stop that. Quindi non cercate di impedire che questo accada. Incline towards the purity of metta. So it looks like, oh yeah, attachment has arisen. May you be well, happy and peaceful.
Quindi è un po' come se, ecco, adesso c'è dell'attaccamento, che tu possa stare bene, felice e in pace. So inclining towards that, just simply planting the seed. And there may be some resistance. Quindi c'è questa inclinazione verso questo continuo piantare i semi. Potrebbe anche presentarsi della resistenza. Because the metta is much more neutral. Perché la metta è molto più neutra. It's okay, just keep going. E quindi va bene così, continuate. And if at any time you feel like you're really struggling with some aspect of this category, E se dovesse accadere che a un certo punto vi ritrovate davvero in difficoltà con un qualche aspetto relativo a questa categoria, if you've been with it at least a sitting and a walking, and you're doing another sitting and it's just nothing seems to be connecting, you can go to a previous category that does connect for you. quindi se vi trovate in difficoltà e se siete però rimasti con questa categoria almeno per una seduta e una camminata e ancora le cose proprio non riescono a connettersi, non riuscite a entrare in contatto, allora potete ritornare a una categoria precedente che vi era riuscita più facile la connessione. But please don't do this immediately. Give it some time. Ma vi prego di non farlo subito, datevi il tempo. Just relax into this planting metta seeds, moment to moment to moment. Semplicemente rilassatevi in questo piantare questi semi di metta un momento dopo l'altro, un attimo per attimo. And again, remember the importance of connection. Ancora una volta ricordatevi dell'importanza della connessione. This is an aspect of mindfulness, sati. Questo è un aspetto della consapevolezza, un aspetto di sati. So being mindful, clearly knowing, what are you saying? Quindi essendo chiaramente consapevoli di ciò che state dicendo. Being mindful of this person, whom are you radiating metta for? Consapevoli della persona verso la quale state dirigendo la metta. Either that felt sense or an image. Che questo sia avvertito attraverso una sensazione interna o attraverso l'immagine della persona stessa. The more we connect with these two things and with our own heart center, the more the practice comes alive. E più riusciamo a entrare in contatto con questi due aspetti, anche con noi stessi, più la pratica prende vita. So it's very easy, or relatively easy, to simply repeat a phrase, like a mantra. Può essere relativamente facile, può accadere facilmente di ripetere la frase più come un mantra. And that's fine, that brings concentration. Va bene anche così, porta concentrazione. But that's not the point of the practice. Ma non è questo il punto di questa pratica. So it takes a little more to actually connect with those things. Quindi ci vuole qualcosa in più per davvero entrare in contatto con questi due aspetti. So connecting and sustaining the attention to the image, the felt sense, the meaning of the phrase. It's a delicate business. You can't push the mind there. Quindi
mantenere, avere questo contatto con la sensazione o l'immagine della persona, e con il senso della frase che si sta pronunciando, non può essere qualcosa che si possa forzare, è una cosa piuttosto delicata. That's too much force. It's more opening. Non è una cosa che si forza, si tratta piuttosto di una apertura. And remembering. E di un ricordarsi. And remembering is basic function of mindfulness. E il ricordare è la funzione fondamentale di base della consapevolezza. So instead of trying to connect in this kind of forceful way, it helps to pause. Quindi invece di cercare questa connessione, cercando di forzarla, di crearla, è meglio fare un passo indietro, una pausa. And remember. E ricordare. So for example, with the phrase and the meaning of the phrase. Quindi per esempio con la frase, con il significato della frase. You can slow it way down. May I be well. Happy. Oh, I got it, yeah. Peaceful. And each time you say the word, really remembering a time when you were well, happy and peaceful, and wishing that for yourself. Quindi per esempio si può in questo caso davvero rallentare il modo in cui si dicono le frasi, dicendo una parola per volta, aspettando e magari anche ricordando un momento in cui quella parola aveva per voi un significato, e quindi poi la connessione c'è e si prosegue. So bringing in actual memory in this situation is very helpful. Quindi è davvero di aiuto introdurre anche il ricordo in questa pratica dei ricordi. Because this is a heart exercise, not a head exercise. Perché questo è un esercizio del cuore, non un esercizio della testa. So really touching that experience and then wishing that. Quindi entrando in contatto con quell'esperienza e poi augurandola all'altro. For yourself or for another. Per se stessi o per l'altra persona. Okay. So finding that comfortable posture and beginning the practice now. Quindi trovate la vostra postura più comoda e iniziamo la pratica. Taking a moment at the beginning to just reflect a little bit and choose this dear friend. Prendendovi qualche momento all'inizio, fermandovi per riflettere e cercare e trovare l'amico caro, l'amica cara. And often the first person that comes to mind is the best person. E spesso la prima persona che viene a mente è la persona migliore. And if other people begin to show up and say, well, what about me? E se dovessero presentarsi altre persone che dicono, beh, e io? This happens. Just let them be in the background. Questo può succedere, lasciatele sullo sfondo. There will be an opportunity for them as well. Ci sarà anche per loro una possibilità, un momento di opportunità. Okay. Moment to moment to moment, just continuing the practice with these people using the same phrase and the same method as yesterday. Momento per momento, un attimo dopo l'altro, utilizzando la stessa frase di ieri nello stesso modo.